È una pressione psicologica che è veramente difficile da spiegare. Cioè, per quanto tu possa essere abituato a essere mediatico, a essere pubblico, cioè ti stupisci sempre di quanto le cose possano diventare grandi. E per essere quello che voglio essere, devo riappropriarmi anche della mia musica. Quando mi mando ste robe è come se mi accolterassero in pancia. Ciao Ale, guarda che molto probabilmente non andremo più a Sanremo. Chi è Fedez? Di Federico Leonardo Lucia se ne parla in modo sempre più insistente più o meno dal 2007, quando inizia a farsi spazio nel mondo rap underground. Un ragazzo può farcela benissimo da solo, con i propri mezzi, con pochissimi soldi. Il mio disco è fatto con 500 euro. Da piccolo tatuatore di Buccinasco che non aveva nemmeno finito le scuole superiori, Federico si trasforma molto velocemente in una star. Inizia a essere sulla bocca di chiunque, fino a diventare forse l'uomo più famoso di tutta l'Italia. Fedez. Sur Federico. Ma in che modo Federico è passato dall'essere un piccolo rapper di periferia che si autoproduceva musica e videoclip a questo? Ci è arrivato attraverso un percorso allo stesso tempo esaltante, ricco e soddisfacente quanto tortuoso e soprattutto doloroso, che continua ancora adesso. Avevi tanta tensione, adesso hai fatto bene, ti stai rilassando. E che scoprirò insieme a voi durante la decina di giorni che abbiamo passato spalla a spalla in occasione di Sanremo. Sono stati i giorni in cui ho scoperto un lato di Federico più introspettivo, che viene spesso tralasciato da molti e che l'ha portato a tanto così da abbandonare addirittura il festival. È ovvio che mi devo ritirare, però cosa faccio? E che vive dei classici controsensi della persona famosa, che da lontano sembra perfetta, ma che, avvicinandosi, rivela tutte le debolezze di un ragazzo che voleva soltanto parlare attraverso la musica. Devo riappropriarmi anche della mia musica, che è una cosa che per tanti anni ho messo da parte. Il focus? Raccontare cos'è stata per Federico la 75esima edizione del Festival di Sanremo, a cui parteciperà tra esattamente 11 giorni. Inizia ufficialmente la nostra avventura sanremese, oggi andiamo all'Ariston per le prove. Arrivo quindi sotto casa di Federico, pronti per le prove generali, ma c'è qualcosa che non quadra. L'umore non è dei migliori, ma ormai, conoscendolo da un po', so che è fatto così e quindi per ora non ci do troppo peso. Intanto partiamo per Sanremo, che la strada è lunga. Sei reso per le prove o... No. Quello che mi stupisce subito di quel viaggio di 3 orette scarse in macchina è quanto l'umore di Federico sia labile, capace di cambiare in modo repentino dall'esaltazione di quello che sta per fare a momenti di down infiniti, fino a una malinconia tangibile mentre guarda la strada scorrere di fianco a lui. Comunque, finalmente arriviamo all'Ariston. Sanremo, anche detto lo spring break degli anziani. Ci sono le persone che vengono già qua così. Sì, allora non vedono niente, fa molto ridere. Ci danno i pass, entriamo ovviamente da un'entrata un po' nascosta per evitare la ressa dei fan e iniziamo a conoscere gli spazi che, di lì a pochi giorni, si faranno indelebili nella nostra vita. Ma quindi siamo dentro l'Ariston, adesso da dietro. Io non c'ero mai entrato. Prima stanza, la Red Room, quella dove probabilmente le paure più grosse degli artisti si concretizzano poco prima di salire sul palco. Quindi io l'associo molto alla caffa. Faccio più o meno metà del tempo al cesso, cosa che farò tra poco. Ecco, importantissimo quindi non mangiare pesante prima dell'esibizione. Ma per fortuna, piccolo spoilerino della settimana, avremo una chef ogni giorno che evita di farmi mangiare le verdure. L'altra volta era un po' più carino perché c'erano le ballerine di Elodie. Una mi ha lasciato incollante sulla mia giacca, non so se fosse un gesto di sprezzo o un invito, credo più la prima. Poi si viene qua giù quando è quasi tutto. Possiamo andare, ragazzi? Andiamo, raga. Quindi tendenzialmente qui condividi la stanza con 2-3 artisti. Com'è la situazione? Dipende dall'artista. Se c'hai uno che proprio ti sta sulle balle è meglio che ti chiudi in te stesso e non guardi in giro. Arriviamo dietro il palco e troviamo sia Carlo Conti, che è il direttore artistico e presentatore di questa edizione, che Marco Masini. Ciao, come stai? Piacere Alessandro. Il cantautore che duetterà con Fedez durante la quarta serata, quella delle cover che ha già creato un po' di scalpore. E la canzone che ha scelto è Bella Stronza. Ma quando? Fedez non l'ha dedicata alla sua ex moglie, ma a lei. Scusa, ma vieni da me. Ma esploriamo un po' i dintorni. Andiamo a vedere come si vede. Queste sono le scale da cui scendono. Esatto. La prima sera entrano di qua i cantanti. Le
temutissime scale di Sanremo, da cui sono cadute ormai una quantità innumerevole di star. Tutta questa cosa per le scale? Non solo scale. Questo gli stacchi gambe. Bellissimo! Rendetevi conto di quanto tutto sia organizzato davvero al millesimo di secondo per far funzionare una macchina così grande. Ora però voglio vedere da spettatore tutto questo sforzo come suona. Tra l'altro posto 17. Posso dire che sembra molto più grande del Sì. Vediamo le prove in anteprima del duetto di Bella Stronza. Bella stronza, hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito. Ti cresce con il gambo storto. Io la mia voce ho una voce strana. E poi se si può alzare leggermente il freddo dentro, ma appena. C'è il freddo, certo. Anche secondo me il freddo è alzato. Si passa poi a Battito, l'inedito con cui partecipa, che ha al suo interno una chicchetta particolare. Serotonina, cercasi, illudimi. Io stavo nel tizio che ho tipo delle lenti a contatto, cioè tu ho gli occhi tutti completamente neri. Però ovviamente se io arrivo e tu fai una battuta sugli occhi, io faccio metà esibizione con gli occhi chiusi e poi La presentazione della tipa è... ho già detto tutto. Ok, top. Le famose lenti che sono state molto discusse durante i primi giorni del festival e che qualcuno aveva associato, come spesso accade, a droghe o sostanze varie. Proviamo le lenti a contatto per l'esibizione di Battito. E che all'inizio in realtà doveva essere svelato solamente durante la prima esibizione. Come me lo metti? No, così? Ma non hai mai messo una lente a contatto tu? Ma come no? Tu le hai mai messe? No. Ma come? Scusate, ma non... Quello che non sapete è che metterli su ste lenti è stato veramente un inferno. Ti sei lavato le mani? Sì, giuro, ho fatto la pipì. E poi mi sono lavato le mani e funziona così. E vi assicuro che sto teatrino c'è stato ogni volta che dovevamo mettergliele. Minchia, raga, è proprio uno stupido del bulbo oculare. Adesso è dentro, non chiudere l'occhio. Vedo tutto un po' nero. Ok, fino ad ora avete visto un Federico preso bene e attivo. Meglio Tony F, ma come? Stavi gridando a Piccicolino di fa Federico, ma scusa. Carichissimo nella sua innata voglia di spaccare tutto e di riprendersi quel rispetto musicale che credeva di aver perso. Ma credetemi, non era così fin dall'inizio, tanto che ad un certo punto ero quasi sicuro che avrebbe mollato ancora prima di iniziare. Ciao Ale, guarda che molto probabilmente non andremo più a Sanremo perché non sono nelle condizioni e non sono in grado di poter affrontare una cosa del genere. Sono abbastanza a pezzi. Il motivo l'avrete capito, i video di Corona su lui e Chiara, che stavano da una parte distogliendo l'attenzione dalla musica e dall'altra rovinando ancora di più un rapporto tra ex visibilmente sempre più teso. Ecco, se vi state chiedendo se Fedez e Corona fossero davvero d'accordo rispetto ai video di quest'ultimo, arriviamo subito. E il giorno dopo lo speciale di Corona su Fedez, e siccome vivremo insieme la sua settimana di Sanremo, lo sto andando a trovare per vedere come sta e capire appunto anche quali sono le sue sensazioni sul festival. Non so cosa aspettarmi. Aspetta che sto facendo venire la cartomante. Perfetto, ci mancava la cartomante. Alessandro. Belle carte comunque, te la vivi bene e te la vivi secondo me più che altro in modo bilanciato, perché questa è la giustizia è la carta della bilancia. Io sono bilancia comunque e mi chiamo Della Giusta e sarò a Sanremo con lui. Davvero? Carta giustizia, bilancia. Tu che segno sei? Ah, è vero, siamo nati lo stesso giorno. Quando? 15 ottobre. Anch'io. Non ci posso credere. Questa è assurda, anche perché Piacere, Alessandro, anch'io sono nato il 15 ottobre. Anche nato il 15 ottobre? Sì, un teatrale. tra l'altro nella prima storia che ho fatto, dopo aver pubblicato il mio primo video della storia su YouTube, Purtroppo sono troppo povero per mettere lo swipe up nel video. citavo proprio il fatto che io e Fede fossimo nati lo stesso giorno. E ora vado a cercare Fedez, dato che fa gli anni pure lui, magari butta una roba. Non lo troverò mai. E guardate poi alla fine il destino. Tolta questa prima volta in cui l'ho citato, dopo qualche anno ha iniziato a seguirmi e abbiamo iniziato a confrontarci su che video fare insieme. Buongiornissimo. Ciao, piacere. Da lì ci siamo visti un paio di volte a un certo punto, quindi è stato quasi inevitabile arrivare a fare un video insieme. E quale migliore occasione di Sanremo per coronare l'idea? Quindi sì, non va male, ecco. Vabbè, ma la canzone parla di depressione, quindi è top. La depressione, altro grande tema che Federico ci tiene a raccontare spesso, non solo nei suoi testi, ma anche nel suo podcast e, in generale, nelle sue uscite pubbliche. Sono tante le persone che soffrono di problemi di salute mentale e che se ne parla poco. Nello specifico, quando ha presentato la sua canzone, era visibilmente scosso, in down, come se lì proprio non ci volesse stare. Ma quella donna è impersonificata nella depressione. È incredibile che io non ricordo niente.
Cioè dopo che sono sceso dal palco tipo blackout. Cioè il ricordo anche di Carlo Conti io ce l'ho dal video. Come vedere il video? Non lo rivedi. E questo ha portato anche la gente a chiedersi: ma Fedez, dopo tutto quello che è successo con Chiara, sta bene? O c'è qualcosa che effettivamente non va? Ci vediamo a febbraio. A febbraio, grazie mille di tutto. Una storia di depressione che va quindi avanti da molti anni e nonostante adesso stia ritornando finalmente a essere la persona che vuole, il percorso rimane in salita. Io non faccio che ripeterti. Ti stai rendendo conto di quello che sei stato in grado di fare? Anche perché, oltre alla malattia, di cui ho parlato spesso, c'è un altro discorso altrettanto doloroso, se non di più, con cui non ha ancora davvero fatto i conti. No, ho tentato 2 volte il suicidio. Però tu maturi quel pensiero per me quando svegliarsi il giorno dopo diventa un peso, no? Sei contento sia finita così? Sono contento per i miei figli perché poi ti rendi conto di quando sei in preda all'emotività, poi quello lì è stato un gesto veramente emotivo, di impeto ma anche di esasperazione. Non è per giustificarsi, però uno dovrebbe capire cosa ti passa per la testa in quel momento. Immagina un anno veramente, non è nemmeno un anno, sono 3 anni. Io ho avuto il cancro, sono lasciato con mia moglie e mi hanno prescritto tipo, sono arrivato a prendere 5-6 psicofarmaci insieme, ero impazzito. Chiedo scusa per la balbuzia, ma è un problema che ho da un po' di tempo e quindi ci metto un po' di tempo a formulare una frase. E nel mentre, in tutto quell'anno lì, io ho avuto 2 emorragie interne, finivo in ospedale praticamente 3-4 volte al mese. Cosa che gli crea problemi importanti ancora oggi. Ma non è questione di calma, sono mica di organi. E non so se riesco a resistere. Ma... Io ho iniziato a star bene quando sono uscito fuori di casa. Da lì mi sono reso conto che io ero in una casa da 15 milioni di euro, da 1000 metri quadrati, stavo male, non solo mentalmente ma anche fisicamente, cioè che senti proprio che il tuo corpo ti sta lasciando. E questo sottolinea il fatto che anche se raggiungi gli obiettivi che ti sei prefissato nella vita, puoi stare male. Anzi, proprio perché hai tutto ti puoi rendere conto che ti manca qualcosa e che quel qualcosa non lo puoi comprare. Quando feci la mia prima esibizione a Sanremo, l'anno quello dei Maneskin, stanno andando tutto alla grande, è tutto bellissimo. Mi sono fatto questa domanda: ma sono veramente felice? E zio, mi è partito l'attacco di panico più grosso della mia vita. In ogni caso gli chiedo perché, nonostante lo stato in cui si trovava, abbia deciso di fare Sanremo. Perché voglio riappropriarmi della mia vita, devo riappropriarmi anche della mia musica, ho bisogno della musica. Da questo bisogno nasce Battito, la canzone con cui appunto parteciperà al festival. Dentro i miei occhi, guerra dei mondi, tu mi conosci meglio di me. Vabbè, non male con l'autotune. Anche se, essere sincero, avrei preferito Vorrei scottare e portarti il suo scalpo come gesto d'amore. Vorrei si chiama. Ma anche se non lo sapevamo, ce l'avevano già rubata. Vorrei. In modo molto meno profondo, ovviamente. Qui in studio, comunque, tra una chiacchiera e l'altra, gli ho fatto pure una promessa. Un giorno produrrò un disco d'oro, promesso. Ma cosa vuol dire produrre Non lo so, un disco farò la base di una canzone che diventa disco d'oro? Vabbè, ok. Non mi sembra convintissimo, ma ce la faremo. Ma di cosa parla veramente Battito? È una canzone d'amore e d'odio. Parla della convivenza più difficile da affrontare, quella con noi stessi. Roba profonda, ma possiamo fare anche di meglio, eh? Preferiresti avere il cazzo lungo come i capezzoli o i capezzoli lunghi come il tuo cazzo? Questa è tosta. Il tempo scorre e si arriva vicinissimi all'inizio del festival. Mancano 48 ore. Non so veramente cosa aspettarmi da questa settimana, ma so che sarà interessante ed intensa. Siamo arrivati dal bro, vediamo come la situa. Come se la starà vivendo, Federico? John buono. Dove siamo? Stavo pensando di girarmi fino a 2 secondi fa. Ora senza manco che vado, devo andare lì a fare il bersaglio umano. Questo perché era appena stato annunciato il secondo video di Corona, quello su Chiara. È una pressione psicologica veramente difficile da spiegare. Cioè, per quanto tu possa essere abituato a essere mediatico, essere pubblico, ti stupisci sempre di quanto le cose possano diventare grandi. Cioè, non hai qualcuno che ti può capire rispetto a una situazione di questo tipo, capito? L'unica persona che potrebbe capirti paradossalmente è Chiara. No, è vero, è vero. Ma infatti lei può comprendere assolutamente. Sì. Quello che però posso assicurarvi è che Federico era veramente devastato da quella situazione, tanto che appunto a soli 2 giorni dal festival era certo di mollare. Ma io ci credo ancora. Stiamo partendo con la faccia della felicità e della gioia per questa bellissima esperienza tutti insieme. Dai, cerchiamo di tirare su questa situazione. Quindi, commento a caldo, pre-partenza. Secondo me andiamo e torniamo. Cioè andiamo
Posiamo le valigie, non le disfiamo neanche. Io non disfo le valigie fino al martedì. Io fingevo di non essere preoccupato, ma lui era serio. Bello. E ci muoviamo in direzione Sanremo. Arrivati. Prima tappa, il villone che ci ospiterà per tutti i giorni del festival. Hai visto che bello? Ma folle. Cioè, non si vede niente, però è incredibile. Avrebbe fatto molto ridere se fosse andato in acqua. Situazione tesa. Ogni 3 minuti sembra che sia tutto finito. E io mi stavo cagando addosso, perché avevo appena affittato una villa con piscina per 7 persone per lavorare al video e lui mi dice non lo facciamo. E no, avevamo messo il budget. Dove l'avevamo tirato fuori questo budget? Già lo sapete. Revolut, dove a sto punto conviene metterne pure dell'altro di budget. Ma perché? Perché da quando ho aperto il conto deposito Revolut ho scoperto un nuovo modo di gestire i miei risparmi che non mi fa più venire l'ansia di pensare ma staranno crescendo? Perché so che stanno crescendo. Ma quanto spesso? Ormai lo sapete, perché se mi seguite e non avete ancora un conto Revolut abbiamo un problema e da oggi c'è un ulteriore motivo per farlo, il conto deposito. Per farvi capire, guadagnate il 3% di interesse e se vi iscrivete dal mio link in descrizione pure 20 euro bonus. Ma stam varian, ca. Neanche Sadio Mané in Arabia Saudita guadagna 20 euro così velocemente. Se non vi iscrivete dopo questo, non so più che fare. Funziona così, metti via anche solo 10 centesimi e da quell'istante guadagni il 3% annuo lordo. Ma la cosa assurda è che questi interessi non li vedi col binocolo dopo mesi o anni, li vedi subito. E non ci sono vincoli. Se un giorno hai bisogno di quei soldi, puoi portarteli a casa in serenità. Nessuna penale, nessuna sorpresa. E se apri il conto dal link in descrizione, hai tempo fino alla fine del mese prossimo per approfittare di questa ghiotta promozione. Comunque, nonostante le dimensioni e la bellezza della casa, la situazione non cambia. Il video più breve di sempre, ci ritiriamo da Sanremo. La colazione dei campioni. Chiamata non posso più io di sentire questo qua. Questo per Federico sarebbe stato un altro giorno mega stressante. Da una parte ci sono le prove generali e dall'altra è anche il giorno in cui Corona dropperà l'ennesimo episodio del caso Ferragnez. Immaginate quanto potesse essere tranquillo. Io gli ho detto, io non so più come spiegarglielo, mettiti una mano con la coscienza e non far uscire nulla, per favore, pensa ai miei figli. Pensa, ti chiamo. Sentiamo. Dove sei ultimamente? Sono a Sanremo. Federico, è una puntata che ha anche 2 coglioni, perché è una puntata su tutta la roba giuridica, non c'entra niente con la puntata scorsa, è un'altra roba. Boh, fidiamoci. Guarda che se non fa Sanremo per colpa tua, mi incazzo anch'io, brutto bastardo. Che minaccia, È il manipolatore più bravo che Però tu dici butti dentro, Fede, dai, cazzo. Passiamo poi alla call con la mental coach che ci raggiungerà quella sera per capire come funziona il suo lavoro. Come stai? Meglio di ieri, dai. Tu devi stare bene per poter portare i messaggi che devi portare. Ora tocca a prove e green carpet. Non vedo una sega. Si va alle prove. California. Mi sembra comunque che si stia tranquillizzando, che sia arrivato alla consapevolezza di potercela fare. Come stai? Tutto bene? Ottimo, grazie Fede, grazie. Comunque che stress che deve essere avere costantemente giornalisti intorno che ti chiedono la qualunque. Mentre Federico prova il pezzo sul palco, ci sono i giornalisti che assistono allo show per farsi una prima idea di quella che sarà la canzone. Vedrai che arriva tutto bene. No, è una buona prova d'urto. La canzone è bella, l'ho provata 100 volte. L'ho provata anche senza autotune e andava bene. Immaginati Lucarelli che applaude e dice Federico, cerca di goderla, divertirti. La cosa degli occhi è figa, sicuramente la gente la apprezzerà. Stretching facciale, 2 prove. Forse mento quando ti dico sto meglio. E si avvia verso la prima effettiva esibizione di battito. Fede è andato a fare le prove e adesso andiamo per un giro fuori, lo recupereremo poi. Quindi aspetto e appena Fede ritorna succede l'impensabile. Porco! Bellissima! Veramente. Ma io mi aspettavo tutta quella cazzo di gente. Anch'io quando sono andato. Infatti io ho detto, guarda che lui non lo sa. Era tutta giornalisti e Rai. L'ho cantata bene, no? No, l'hai cantata bene Fede. Questo credo sia stato proprio il momento chiave in cui le cose sono cambiate da così a così e lui ha deciso definitivamente di non mollare. Anche perché il supporto dei fan è importante. Raga, c'è Ale della Giusta! Signora! A me non è mai successo, quindi mi piace. Comunque, Fede è visibilmente molto contento. Cioè, l'ultima cosa che mi sarei aspettato è l'applauso dalla sala stampa. Mi piace come mi sono riuscito a rilassare mentalmente, che ho fatto tipo meditazione. Ho visto che respiravi fortissimo. Io avevo un attimo paura ti stessi prendendo male. E iniziano ad arrivare i primi commenti
dei giornalisti. Qualcuno mi ha detto l'avevo già sentito agli ascolti, ma fatta dal vivo è stupenda. Ma appena arriva il momento in cui viene svelata la scaletta, Dire quello che lui dice, cioè nel senso. Minchia, 22esimo vuol dire torna un po' la presa male. Che sbatti, ma perché mi ho messo così tanto tardi? Fino a quando Male non inizia a stare sul serio. La situazione è critica, è quasi tangibile l'ansia che ha accumulato dopo tutto quello che è successo in questa giornata. Avevi tanta tensione, adesso hai fatto bene, ti stai rilassando. No, lo so, è che a me dove mi hanno ricucito gli organi, i tessuti sono più duri, quindi quando mi danno ste robe è come se mi accolterassero in pancia, cioè tipo un dolore. Ok, adesso che ho bevuto un po' meglio. Cioè ogni volta che mi succedeva dovevo andare in ospedale. Abbiamo fatto tutto oggi. Complay. E con gli occhi belli grandi andiamo a sfilare sul green carpet. Ecco Fedez, ciao Fede, ciao! C'è solo un problema. Mentre Federico sta sfilando, Corona fa uscire la puntata e non è minimamente quello che gli aveva giurato sarebbe stato. Ma perché devi scrivere una cosa che non è vera? Allora, cioè, scusa Fabri, io ti ho chiesto, mi prometti cortesemente che non fai uscire sto cazzo di video di Chiara sui tradimenti e i cazzi suoi? Sui tradimenti e i cazzi suoi, sì. Te l'ho promesso. Mento. Io comunque proprio un pezzo di merda. Mi spiace dirtelo, ma sei proprio un infame. Basta, gossip, basta. Io non devo fare gossip. Vabbè, entriamo intanto. Si torna a casa e cerchiamo di non pensarci. Qual è la differenza tra un rapper di strada e uno non di strada? Che quello di strada sa fare i soldi al semaforo. Bravissimo. Doppio lancio? Follia. Quindi, morale, Cosa ci ha insegnato questa carrozzeria? 1. Non scegliere mai il mazzo di fiori grosso a Sanremo perché pesa, porca puttana, mi faceva male la spalla. 2. Impara ad affrontare le tue paure senza vomitare. Forse è meglio della 1. 3. Selvaggia Lucarelli in una stanza con altri giornalisti non fa più rumore degli altri. e un pronostico, invece? Se domani canto come ho cantato oggi, sono felice. Non so se sarò più agitato domani. Sì, forse sì. No, non è detto, Perfetto. Vado a dormire con un peso in meno sulle spalle. Bravo, sono contento. Buonanotte. Giorno della prima esibizione. Abbiamo mangiato e ora bisogna aspettare fino a circa le 11 quando ci dirigeremo verso l'Ariston. Ma restava una cosa importantissima da fare prima dell'esibizione: chiamare direttamente Corona per un faccia a faccia definitivo. Il maestro. Noi transazioni non ne facciamo. Noi denari non ne vogliamo. Non male, Gabriele, non male. E mentre ci avviciniamo all'ora fatidica di inizio festival, ripercorriamo con Federico tutto quello che è stato. Secondo videoclip che ho imparato a usare anche un po' di After Effects. Tu lì, secondo te, pensavi che saresti diventato questo? No. E cosa pensavi? Che era l'ultima carta che potevo giocarmi, se no dovevo abbandonare tutto e andare a lavorare. Poi è arrivato tutto il contrario. Tutto il contrario. È tutto il contrario. Fatto da me, girato, montato da me, 13 milioni di visualizzazioni. Budget del video credo 800 euro tipo. I grandi iniziano sempre da un video su YouTube. Ci sono, andiamo a respirare? Posso farlo anch'io? E allora si fa. E vediamo quindi adesso un'altra delle pratiche quasi quotidiane che Fede fa con la mental coach. È un esercizio che facciamo con la bocca aperta. Inspiri ed espiri con la bocca. Non riuscirò a fare nemmeno un minuto, vedrai. Allora, per il ragazzone che sei, respiri come un canarino tisico. Cioè, respiri molto meno di quello che è il tuo potenziale. Sinceramente all'inizio ero un po' scettico perché non sapevo bene cosa avrei potuto effettivamente provare solo respirando, ma avendolo fatto, non me lo riesco a spiegare, è un tuttora. E poi Nicoletta è veramente brava. Comincia a portare l'attenzione dall'esterno, dai suoni, dall'ambiente che ti circonda all'interno, a tutto ciò che succede dentro di te. Mi ha fatto veramente un effetto fortissimo. Mi viene a tenere la bocca così durissimo e ho tutto un formicolio. È una sensazione indescrivibile. Tornare a respirare come facevamo quando eravamo bambini ti permette varie cose. Ossigeni più il corpo e più la mente, quindi tutto funziona meglio. Da oggi inizierò a farlo pure
per conto mio. Devo tenere tutto sotto controllo. Da fuori fa molto ridere, giuro, anch'io quando poi ho rivisto le clip mi vergognavo un po', ma cioè, bisogna provare per credere. Come stai? E tra una sessione e l'altra siamo praticamente arrivati all'inizio del festival. Adesso è Elio. No, tutto fatto. Ballate? Fatemi l'antidoping. Vuoi farti una botta? Sì, quanto costa una botta? Si passa all'outfit. Per Fede, tutte le serate, Versace. Beh dai, ti vedo casato, bene. E mentre il festival è ormai iniziato, ci dirigiamo verso l'Ariston. E via che si va. La tensione sto iniziando a sentirla pure io. Fate un po' voi. Si può volare, scusa. Adesso andiamo al camerino e poi lui entrerà qua. Che dove eravamo andati l'altra volta quando abbiamo fatto le prove. Federico è concentratissimo. Ho spento il televisore, no, sto prendendo il telefono, sto guardando niente. E sceglie giustamente di non vedere le altre esibizioni, di non pensare al gossip, di allontanarsi da tutto per concentrarsi solamente sulla musica. Se devo fare proprio l'esperienza, tanto vale farla tutta, che non può farmi altro che bene. Cioè comunque sarà pesante, però almeno ne esco temprato, cioè dico ok, ho fatto un'esperienza che mi ha formato. Ed è questo l'atteggiamento giusto, sempre. Intanto che aspettiamo, andrò a fare un giro di perlustrazione di là. Qui siamo proprio all'ingresso del teatro. Chi viene a vedere entra da lì e di là ci sono ingressi veri e propri verso lo spettacolo. Guardare questa macchina muoversi dall'interno è una cosa veramente esaltante. Ora grande momento per entrare nel mindset giusto. Anche se le svegli dopo mezzanotte all'età di Federico, insomma. L'energia della sala, l'energia delle persone, l'energia positiva di tutto quello che c'è intorno a te. 5 minuti all'esibizione. Possiamo andare, vediamo, raga? Oh, spacca tutto. Nessuno sa cosa succederà da adesso in poi. Il pubblico apprezzerà come la critica o il gossip sovrasterà la sua performance? Vado, qualsiasi cosa succeda, l'affronto. Cioè alla fine non puoi controllare le cose che ti succedono all'esterno, ma puoi controllare come reagisci alle cose. Quindi se tu impari a reagire sempre così, anche le cose più gravi ti fanno meno male. E prima di passare agli spoiler della prossima puntata, vi ricordo che dal link in descrizione potete aprire un conto Revolut gratis e beccarvi pure 20 euro. Torna Fedez! Ma è proprio qui che il vero viaggio ha inizio. Nel prossimo episodio. Calmi! Io piangevo dal dolore. Vedi, è caldo. Tu sei proprio un bastardo. Sta cagando addosso. Sono veramente ubriaco. Che roba, raga.